Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche e affettive per la prima parte di maggio 2022. Sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022. Ok. Il carro. Amici dello Scorpione, il carro parla di movimento. È una carta che parla probabilmente di viaggi, può essere anche che per qualcuno voglia dire traslochi, trasferimenti, spostamenti comunque. È una carta che ha un'energia veloce, ha un'energia di movimento, quindi può anche essere riferito al effettuare una scelta in modo positivo, il superamento, diciamo così, dei dubbi o del periodo di stallo per quello che riguarda una scelta. E qui abbiamo perdona e impara, se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Quindi qui probabilmente c'è qualcuno che ha una ferita ancora da elaborare, magari dei vecchi rancori, c'è qualche cosa qui che non viene buttato giù, ma con l'energia del carro sento che si va avanti, si sta procedendo, in- diciamo così, a lasciarsi indietro questo periodo, questo, questo momento o questa situazione, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Ok, direi che queste sono troppe. Partiamo con un 6 di bastoni al contrario. Probabilmente 6 di bastoni al contrario. Guardate un'altra volta il carro. Il 6 di bastoni al contrario fa riferimento al fatto che qualcuno non si senta appagato nella situazione in cui era o in cui è. Ehm, Normalmente il 6 di bastoni fa riferimento a quello che è una vittoria, un successo, ed essendo al contrario è proprio quello che manca in questo caso, in questa situazione o in questa relazione. Abbiamo poi anche la carta del carro che è uscita di nuovo come la carta, diciamo, principale della lettura e mi parla proprio di spostamenti, di movimenti, di scelte effettuate, di dare una direzione a quello che è la propria vita. Comunque c'è un movimento, può anche essere proprio di tipo fisico. Per qualcuno mi parlano di una macchina, quindi potrebbe essere arrivato il momento di comprare o cambiare una macchina. Però comunque in linea di massima parla di quello che potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, un movimento da una situazione ad un'altra, da un pensiero ad un altro, o da una casa anche ad un'altra. Seguiamo poi con la carta del diavolo e il 4 di coppe. Allora, il diavolo qui esprime una certa tossicità e suppongo che sia inerente a questo perdona e impara, nel senso che sicuramente qui c'è stata qualche cosa per cui c'è ancora questa rabbia latente, questa sensazione di costrizione. Il 4 di coppe, diciamo così, è una carta che ha un'energia piuttosto statica, è rappresentata da una persona che è lì, che pensa, che guarda davanti a sé, non si rende conto comunque di quelle che sono le opportunità che in realtà potrebbero esserci. C'è la carta della stella e il 5 di bastoni. La stella fa riferimento a quelli che sono i sogni, i desideri, è come se ci fosse nella seconda parte della lettura una nuova speranza. È vero che poi segue con un 5 di bastoni, quindi può essere che questo tipo di sogno possa portare a dei conflitti interiori e alla fine della stesa abbiamo un'altra carta di movimento, un 6 di spade, che come il carro parla di uno spostamento di tipo fisico o mentale, nel senso che
Cioè in realtà il carro parla molto di spostamento fisico, il 6 di spade anche di un movimento fisico, ma principalmente parla di staccarsi da quello che sono delle credenze limitanti, piuttosto che dei pensieri un po', condizionanti che si hanno e che sono in realtà propri del passato, cioè magari adesso sono pensieri, credenze che non servono più fondamentalmente. Quindi si va verso quello che è un'energia di movimento comunque, si va verso quello che è una rinnovata speranza. Andiamo a spiegare carta per carta con i mini tarocchi, vediamo un po' cosa mi dicono per il 6 di bastoni al contrario. Abbiamo un 6 di coppe, queste sono un po' troppe. 6 di coppe, ancora una per piacere, grazie. E il matto al contrario. Allora, il fatto che ci sia il 6 di coppe mi può far pensare a una relazione comunque di lunga data con la persona di vostro interesse, diciamo così, o nel caso non abbiate nessuno, potrebbero essere dei ricordi. Il 6 di coppe fa riferimento anche all'infanzia, a qualcuno che magari si è conosciuto tempo indietro e con il quale c'è comunque un rapporto profondo, però sento che si è perso comunque la fiducia nei confronti di questa situazione, di questa relazione o magari proprio di questa persona. Per qualcuno, se proprio non avete nessuno, si potrebbe trattare di una perdita di fiducia proprio nell'amore, in quello che è l'anima gemella, in quello che è il trovare la metà, se vogliamo, della propria mela. Andiamo avanti, vediamo il carro per piacere, grazie. Ok. Ruota della fortuna al contrario, il diavolo un'altra volta e un 10 di spade. Allora, come vi dicevo prima, il carro indica movimento. Io sento che siete in una fase dove o lo state pianificando o state in qualche modo cercando di organizzare quello che è questo spostamento. Ma abbiamo una ruota della fortuna al contrario, qui c'è qualche cosa e intendo il diavolo che blocca un pochettino e il diavolo ce l'abbiamo anche qui, quindi c'è un qualche tipo di tossicità, un qualche tipo di condizionamento, di vizio, di dipendenza che per certi versi condiziona questo tipo di spostamento e tutto questo comunque crea un 10 di spade, quindi crea quello che è una sofferenza. Questo 10 di spade potrebbe anche essere riferito al passato, nel senso che è una sofferenza magari di tanto tempo indietro, come ci dice comunque 6 di coppe, che ha questo riferimento con il passato, no, c'è un qualche cosa che vi ha dato un senso di fallimento, mi verrebbe da dire, vi ha fatto perdere la fiducia, okay, e adesso, nonostante si stia cercando di andare in avanti, c'è sempre qualche cosa che blocca questo condizionamento, potrebbe essere rabbia repressa anche. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta il diavolo. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario e la carta del giudizio al contrario. Di nuovo, la carta del giudizio fa riferimento al passato. Ehm, Può essere per qualcuno, potrebbe trattarsi di un rapporto di anime, diciamo, compagne, quindi magari vi siete già anche incontrati in un'altra vita, però qui c'è proprio questo diavolo, questo questo condizionamento che non vi permette di guardare oltre, non vi permette di, mhmm, per certi versi di avere quel tipo di visione un po' più globale, per quello che riguarda il vostro futuro. Per qualcuno questo, giudizio può rappresentare una telefonata, una chiamata, una notizia che voi state aspettando, e che non arriva.
fondamentalmente questo diavolo potrebbe essere il condizionamento ad aspettare questa notizia, questa persona, insomma. Penso che siate un po' combattuti se muovervi o non fare nulla. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Allora, il 4 di coppe è spiegato dalla carta dell'appeso e dal 2 di pentacoli al contrario. In effetti siete in questa situazione di riflessione, siete in questa situazione dove state meditando, state pensando, state cercando di portare quello che è un equilibrio. Di nuovo abbiamo un 2 di pentacoli, un riferimento alle anime compagne, alle anime gemelle o karmiche, insomma c'è qualche tipo di ciclo karmico a livello animico che state elaborando. Andiamo a vedere la stella. Però appunto essendoci l'appeso, in questo momento io sento che siete un attimino combattuti perché il carro mi parla di movimento in avanti, mentre il diavolo e il 4 di coppe hanno un'energia statica. È un po' come se l'energia di questo appeso vi dia la possibilità di valutare in effetti dove poter andare, qual è la strada giusta da dare a questa relazione o a questa situazione. È un po' come se per certi versi qualcuno sta aspettando realmente un movimento dall'esterno. C'è questo desiderio in realtà. Per molti ci si vorrebbe spostare verso questa persona, verso questa situazione, però in realtà si è bloccati, non si fa questo movimento, si sta ancora valutando. Allora, la carta delle stelle è spiegata da un 5 di spade al contrario e da un re di coppe, quindi sento che qualcuno qui desidera questo re di coppe, c'è questa speranza che questo re di coppe insomma ritorni, uomo o donna che sia. Scusate. Ehm, Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e un asso di bastoni. Io credo che qui questo 5 di bastoni rappresenti quelli che sono stati, diciamo così, gli scontri, se vogliamo, ehm, per essersi fondamentalmente attaccati a un qualche tipo di azione, a un qualche tipo di atto, di fatto che c'è stato, o potrebbe rappresentare quello che è stato l'incontro sessuale, perché comunque un asso di bastoni parla di un incontro intimo. Datemi ancora una carta per piacere. 2 di coppe. Guardate, se non avete nessuno, credo che questo re di coppe sia qualcuno che magari avevate conosciuto o che conoscete già, insomma. Però con questa persona non c'è mai stato niente di romantico e qui potrebbe proprio essere che inizi qualche cosa sia a livello romantico, nonostante i conflitti vi dico, perché, non lo so, è un po' come se avesse i presupposti c'è una, diciamo, sfaccettatura di concretezza in quello che potrebbe essere questo nuovo inizio, però c'è anche tanta passionalità, tanti conflitti, perché c'è un 5 di bastoni. Mhmm, potrebbe davvero esserci un nuovo inizio per qualcuno qui, un incontro di tipo romantico, o magari un incontro di tipo intimo che poi diventa romantico. Ma andiamo a vedere questo 6 di spade. Abbiamo un cavaliere di denari e un 3 di spade. Un cavaliere, scusate, un fante di denari e un 3 di spade. Io credo che questo re di coppe e questo fante di pentacoli siano 2 persone diverse. In quanto, questa persona la desiderate, avendo la carta della stella sento che è proprio un sogno ad occhi aperti, okay?
Per qualcuno, se non fosse una persona in concreto, per qualcuno potrebbe rappresentare questo re di coppe il fatto che si desidera, arrivare ad un livello un po' più alto di spiritualità, si vorrebbe avere sperimentare, diciamo così, uno di quegli amori sani, maturi. E qui sento, se così fosse in questo caso, queste carte potrebbero rappresentare il fatto che c'è in effetti un incontro con una persona, ma essendo comunque una persona, diciamo, di tipo giovane, un po' magari immatura, potrebbe essere che ci sia questa sorta di allontanamento alla fine del periodo, da questa sofferenza, che però in realtà, avendo anche il 10 di spade qui, sento molto legata a voi stessi a livello profondo, non tanto a questa nuova persona che potrebbe entrare. Probabilmente legata a quello che è una vostra paura qui, a quello che è il diavolo, insomma. Comunque, riassumendo, nella situazione, diciamo in cui siete o che avete vissuto, c'è una sorta di sensazione di fallimento dal quale voi volete un po' scappare, se vogliamo, volete muovervi, volete cambiare quello che è la vostra realtà. Il punto è che con questo diavolo e con questo 4 di coppe, non c'è ancora quella visione chiara, se vogliamo, non c'è ancora quella libertà di movimento, di poter pianificare, mi verrebbe da dire, quello che è, il vostro prossimo futuro. D'altro canto vedo che comunque in quello che è il futuro c'è il desiderio e anche la realizzazione, se vogliamo, di quello che è il desiderio, ehm, di manifestare una persona, di manifestare qualcuno, di avere questo tipo di incontro che io credo ci sarà, okay? Però ecco, probabilmente c'è bisogno di prendere distanza da quello che è una sofferenza. Dovete elaborare e lavorare, meticolosamente sul trasformare quello che è questo 3 di spade, che secondo me è collegato a questo 10 di spade, quindi prendete distanza da qualche tipo di attitudine mentale e vedrete che andrete avanti. Qui si tratta davvero di perdonare e imparare ed è proprio questo, il lasciarsi indietro quelli che noi viviamo come tradimenti, come sofferenze, perché potenzialmente qui avete 2 carte di movimento, il carro e la ruota della fortuna, ma c'è sempre un po' questa sorta di tossicità di cui mi parla il diavolo, questa rabbia repressa se vogliamo, questo non veder chiaro lungo le cose, questo aspettarsi sempre i movimenti da parte degli altri, senza magari voi prendere delle decisioni ferme, insomma, ehm, che vi fa stare un po' lì così. E invece qui c'è bisogno di prendere in mano le redini della vostra vita, siete voi che dovete decidere per voi stessi. Cominciate a manifestare, cominciate a desiderare, cominciate a capire che cosa volete. E poi comunque, vi dicevo, per chi non avesse nessuno, potrebbe essere che alla fine del periodo si incontri una persona, che si incontri davvero quello che, potrebbe essere una persona con la quale nasca una relazione di tipo romantico. Il 2 di coppe simboleggia proprio la coppia, l'unione. Quindi perdonate gli altri, ma anche voi stessi, e imparate fondamentalmente, diventate più saggi così, okay, si tratta di girare questo giudizio al contrario. Si tratta di accendere la luce, mi verrebbe da dire, perché parla anche un po' di illuminazione, okay? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho il conscio e l'inconscio. Io intanto, vi comunico che ho attivato il numero di telefono per le consulenze telefoniche, sono consulenze di circa 1 ora e se vi interessa prenotarne una con me potete scrivermi una mail e trovate l'indirizzo mail nella descrizione del video. Abbiamo armonia e il ribelle. 10 di coppe e l'imperatore. A livello conscio, quello di cui siete consapevoli
e che avete bisogno di creare quello che è un'armonia. E qui l'armonia intende quello che è un 10 di coppe, quindi parla di un appagamento, di un completamento a livello emotivo, no, per la serie devo cercare di essere completo o completa da solo, senza aspettarmi i movimenti esterni, mh? Si parla di coerenza tra la mente e il cuore, cioè una volta che sia la mente che il cuore sono allineati, si crea quello che è l'armonia. Mentre la carta del ribelle, che rappresenta l'inconscio, è l'imperatore. Guardate, io in realtà anche un po' con questo 4 di pentacoli sento che avete una sorta di stabilità, avete una sorta di, come vi posso dire, struttura interna molto forte, ma fate attenzione perché molte volte questo potrebbe creare qualche tipo di rigidità, ma in realtà siete molto più forti di quello che pensate. Perché con la carta dell'imperatore, che qui viene chiamato il ribelle, parla proprio di colui che fa quello che sente sia giusto fare, indipendentemente dal fatto che sia contro, diciamo così, la società o contro magari ecco, non rispecchia proprio le aspettative degli altri, però è un ribelle, quindi va avanti per il suo cammino. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i loro like, con le condivisioni, con i commenti e con le loro iscrizioni. E se per caso non sei ancora iscritto, potrebbe essere il momento giusto di farlo. Testimonianza. Interessante, perché qui parla di in realtà la fatina, non so se si vede, ha una penna, quindi sta scrivendo delle testimonianze, sta, mhmm, lasciando delle tracce, diciamo così, per i posteri. Però si tratta proprio di, lasciare delle impronte, mi verrebbe da dire, lasciare delle tracce, lasciare dei segni, mh? Bene cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!